Secondo livello di calibrazione. Adesso semplicemente andremo ad aumentare le possibilità di posizioni del bacino rispetto ai piedi e andremo ad aggiungere bacino in avanti o bacino indietro. Ecco, quando andiamo indietro abbiate cura di non farlo esageratamente perché necessita di una posizione ridotta per evitare proprio perdite di equilibrio. Benissimo. Allora, attenzione. Qui dove siamo andati? A destra. A destra, benissimo. Attento adesso. E qui? Al centro. Al centro, bene. In presenza di errori gestite la situazione come negli altri esercizi dove gli farete sentire la natura dell'errore. Se in questo caso ci avesse detto a sinistra, noi gli avremmo fatto sentire sinistra sarebbe così. Invece noi ci trovavamo al centro. Un dettaglio, allora, quando il bacino si sposta su un fianco, significa che il peso verrà assorbito quasi totalmente dalla gamba destra in questo caso. Allora chiediamo al paziente di alleggerire la gamba sinistra, piegando il ginocchio, come se fosse pronto per fare un passo. Quando dovrà alleggerire la gamba sinistra e portare il peso sulla destra, ricordatevi di offrire un certo sostegno al ginocchio. Stessa cosa avverrà quando noi porteremo il peso sulla gamba sinistra. Alleggerisci un po' la destra se ce la fai. Eccolo qui, in questo modo. Ma grande attenzione, avverrà quello che avviene alle spalle, perché a volte per sopperire a certe difficoltà il paziente inclina le spalle in questo modo, invece deve essere un lavoro che verrà a carico del bacino. Allora, un'altra posizione, attenzione, e qui, indietro, benissimo. Considerate che è difficile che il paziente commetta degli errori con questo esercizio. E questo non significa che dobbiamo abbandonare l'esercizio perché risulta troppo semplice dal punto di vista conoscitivo. Continuiamo finché non offriamo al paziente una certa sicurezza e stabilità e dinamismo di questo che è il meccanismo di alleggerimento di un arto e dell'altro corrispettivo al spostamento del bacino. Inoltre partecipano al riconoscimento della posizione anche altri fattori come il vestibolo e altri elementi che rendono più facile questo esercizio. Chiaramente invece sarà complesso quando ci troveremo di fronte a un disturbo del linguaggio. Avete visto che l'indicazione non è molto semplice. Io a volte utilizzo anche uno specchio di fronte proprio per avere un contatto visivo con il paziente e per avere maggiore comprensione, perché parlandogli dietro diminuisce ancora il livello di comprensione. Terzo livello di calibrazione. La modalità rimane invariata, quello che andremo ad aumentare saranno le possibilità di movimento del bacino rispetto ai piedi e nel dettaglio avremo non solo sinistra, centro, destra, avanti e dietro, ma avremo anche queste direzioni combinate che sono poi proprie del carico durante il cammino. Qui ci troviamo avanti e a sinistra, benissimo. Qui invece ci troviamo avanti a destra, molto bene. Stessa cosa con l'indicazione, avremmo dovuto prendere la mano e chiedergli di indicare dove il bacino si trovi in quel momento. Quarto livello di calibrazione. Entriamo in una fase più approfondita di quella che è il trasferimento di carico, in quanto chiederemo al nostro paziente di definire realmente quanto peso sta spostando sulla sinistra o sulla destra. Per farlo chiaramente abbiamo bisogno di avere dei punti di riferimento
e per questo utilizziamo due bilance semplici che però abbiano la stessa altezza in modo tale da non produrre dislivelli durante il passaggio di carico. Iniziate richiedendo il trasferimento di pari peso a sinistra e a destra. Considerate che è facile che il paziente si senta ben allineato nonostante abbia maggior peso sulla sinistra, perché è la gamba su cui fa maggior affidamento. Fategli voi sentire qual è la posizione con pari peso. In questo caso è 50 e 50. È già un nostro punto di riferimento, 50 kg, quindi pari peso. Dobbiamo trovarne degli altri e quindi avremo il massimo trasferimento di carico sulla sinistra. Ecco, aiutiamo il nostro paziente ad alleggerire la gamba destra e ottenere il massimo carico, che non è totale perché chiaramente avremo il peso della gamba. Infatti qui siamo arrivati a 85 kg e abbiamo 15 kg sulla gamba destra. Ora quello che dobbiamo trovare è anche una via di mezzo tra il massimo carico e il carico pari fra sinistra e destra, e quindi dobbiamo fare un conticino. Se 50 è pari carico e 85 è il massimo che possiamo produrre, la via di mezzo sarà la metà tra la differenza di 85 e 50. In questo caso 35 kg diviso metà fa circa 20 kg, quindi saremmo a 50 se il peso è ben distribuito tra tutte e due le gambe, quasi 70 kg se fossimo a metà strada e 85 kg con tutto il peso. Ecco, la stessa cosa si produrrà quando dovremo andare a destra. Allora, facciamo un tentativo, dai. Adesso stiamo pari peso, 50 e 50. Sì. Benissimo, lasciati trasportare. Ecco, senti che il peso si sposta sulla destra? Allora alleggeriscila un po' la sinistra. Bene. Sì, scusami, la sinistra, alleggerisci la destra. Senti, quanto stiamo adesso? Stiamo 85 e 15? No, guarda, 85, cioè il massimo sarebbe così, 85 e 15. Quindi prima stavamo, quanto peso sulla sinistra? Quasi 70. Va bene, l'altro non c'è bisogno che tu me lo dica, quasi 70, benissimo. Senti, invece se ti porto così? 50 e 50. Molto bene. Senti una cosa, se invece ti portassi, aiutiamo il paziente a sostenere con la gamba sinistra, ecco qui quanto peso c'è a destra? Qui la via di mezzo. La via di mezzo? Cioè Quasi 70? quasi 70. No, te l'ho spostato tutto il peso, stai a 85. Sì, qui sei pronto per fare il passo praticamente, senti com'è leggera. Se fosse stato quasi 70, sarebbe stato così. Ho capito. Va bene? Benissimo. Ora attento, senti, fammi vedere te quando sarebbe il peso a pari, fammi vedere se ci riesci ad arrivare. Oh, benissimo, benissimo, bravo. Anche questa richiesta è plausibile, fammi vedere te quando il peso sarebbe a, però facciamolo in una fase successiva quando il paziente abbia ben chiaro la sensazione relativa ad ogni trasferimento di peso. Questo purtroppo non è un esercizio semplicissimo da dover riprodurre, però può essere di grande aiuto nel momento in cui il paziente dovrà camminare e spostare il bacino da una parte all'altra. Allora voi durante il cammino potrete fare riferimento di nuovo a questo esercizio per ricordargli quali sono quelle abilità che deve mettere in atto, ad esempio l'alleggerimento di una gamba rispetto all'altra che sostiene il carico, il trasferimento del carico totale sulla gamba che deve essere portante per lasciare libera l'altra di poter effettuare il passo.